Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Vi vedete vestito di Batman perché oggi vi parlerò di un telefono straordinario, il Doge S89 Pro, un telefono rugged indistruttibile, questa volta ispirato a Batman, quindi destinato sia ai ragazzi ma destinato anche agli adulti, perché nonostante questo design si abbina bene anche nelle mani di un adulto. Ha anche una cover, quindi un telefono che già di per sé è robusto, che ha tante funzioni particolari, tra cui la telecamera notturna che ci permette di vedere al buio pesto, una grande memoria, una buona potenza, che se effettivamente anche portato in un cantiere ci permette di lavorare tranquillamente, perché se dovesse caderci, insomma dovesse finirci dell'olio, dei liquidi di sopra, non accadrebbe nulla. Potremmo metterlo anche paradossalmente in lavatrice o lavarlo come ho fatto io all'interno di un lavandino e il telefono continuerebbe a durare indisturbato. Adesso, siccome è indistruttibile, buttiamolo sul bancone e guardiamo come è fatto. Iniziamo. E allora, innanzitutto guardiamo rapidamente quello che troviamo all'interno della confezione. Siccome ci sono delle promozioni in corso, vi lascerò dei link giù nel primo commento nella descrizione per avere il prezzo preciso. Il telefonino viene venduto all'interno di questa confezione in pieno stile Batman, quindi giallo e nero, e all'interno troveremo anche alcuni accessori, tra cui un'altra pellicola protettiva per evitare che il vetro possa aggraffiarsi, una guida rapida. Questa serve per esempio per poter impostare i LED nella parte posteriore, che adesso vi farò vedere. Poi ci sono delle pezzette per poter pulire il vetro prima di mettere l'eventuale pellicola, il caricabatterie, questa specie di utensile particolare con delle levette che ci serve ad aprire gli sportellini, cavo USB-C, USB-C per poterlo ricaricare con il suo alimentatore, che ha anche l'uscita USB classica, quindi ci permette un'uscita massima di 18 watt. Ma adesso guardiamo il prodotto. Quindi classico sfondo Doge, nella parte posteriore troviamo le tre fotocamere, quella è la fotocamera principale, l'altra invece per le riprese ad infrarossi, quindi per permetterci le visioni notturne, e l'altra invece è quella grandangolare. Questo che vedete sulla parte centrale invece è il LED, che ci permette di utilizzarlo sia come flash che come torcia quando abbiamo bisogno di illuminare al buio. E tutto questo che vedete attorno è una cover sottilissima che ci permette, nel caso in cui vogliamo portarlo in cantiere, siccome i telefoni sono indistruttibili ma comunque se strofinano su superfici ruvide, ovviamente in quel caso si graffierebbero leggermente. Quindi questa cover, oltre a essere estetica, sottilissima e leggerissima, ci permette di salvaguardare dai graffi il telefonino, quindi la utilizzeremo nel caso in cui sappiamo che il telefonino rischia un po' più del solito. Una volta rimossa troviamo questa finitura davvero molto gradevole, con questo disegno geometrico a rombi, il logo Doge. Da questa parte abbiamo gli altoparlanti e questo invece è un ponticello per poter mettere un laccetto di sicurezza per poterlo assicurare al nostro polso, che però non viene dato in dotazione. Sulla sinistra troviamo invece lo slot per poter mettere le SIM e poter mettere anche la scheda per poter ampliare la memoria interna, quindi dual SIM con estensione e ampliamento della memoria. Da questa parte abbiamo il tasto Smart che ci permette di impostare alcune funzioni, da questa parte abbiamo il tasto di accensione che è anche il lettore di impronte digitale, e poi i tastini per alzare ed abbassare il volume. Come vedete attorno c'è questa cornice in gomma che assorbe gli urti in caso di caduta, quindi sommato alla cover lo rende praticamente davvero indistruttibile. Come vedete non c'è nessuna SIM perché questo telefono l'ho utilizzato più che altro per scopo multimediale. Ho inserito la SIM, ho provato a fare un paio di chiamate per vedere come si sente l'audio, obiettivamente si sente bene, come si sente bene l'altoparlante nella parte posteriore, che si utilizza anche per il via voce. E come vi dicevo, nella parte posteriore, soprattutto quando si utilizza la cover, abbiamo questo aspetto che ci ricorda ancora di più Batman, ma qua nel caso in cui riceviamo delle notifiche o in base alle impostazioni che diamo tramite il fogliettino che abbiamo visto poco fa, si accenderanno dei LED che possono essere di colore verde, arancione, eccetera, che stanno ad indicare in base al tipo di lampeggio del colore il tipo di notifica che abbiamo ricevuto. E questo lo fa somigliare ancora di più allo stile Batman. Questa è la fotocamera frontale da 16 megapixel e nella parte inferiore troviamo invece l'ingresso per la ricarica USB. Si apre sia con l'unghio che con questo utensile, ovviamente non potremo portarlo sempre appresso. Quindi anche con l'unghio facilmente si può sollevare sia questo che serve per le cuffie che si possono utilizzare anche come antenna nel caso in cui vogliamo utilizzare l'applicazione della radio. Adesso vi faccio vedere i sistemi per poter sbloccare questo telefonino. Abbiamo la possibilità di utilizzare l'impronta digitale, quindi basterà premere una volta, dopodiché poggiare il dito e come vedete si sblocca in un attimo. Ovviamente è possibile anche utilizzare il riconoscimento facciale. Vediamo se con il telefonino davanti riesco comunque a farmi riconoscere, devo spostarmi un poco, quindi premo
Ok, anche in questo caso ha riconosciuto il mio volto e si è sbloccato. Adesso guardiamo anche il display, come vedete davvero molto sensibile, risponde rapidamente. Guardiamo pure qualche applicazione che troviamo già installata, quindi attrezzi. Troviamo come sempre la bussola, un fonometro e qualche altra applicazione che in teoria dovrebbe servire per il fai da te, quindi delle livelle, dei pendoli eccetera, ma non ve li faccio vedere perché comunque sono dei gadget e non mi fido tantissimo di questo tipo di guida per poter mettere le cose in modo corretto. Faccio vedere solamente il fonometro che rileva il massimo del picco della voce, comunque dei suoni che sente il microfono, e come vedete la voce umana, come vi ho sempre detto, si attesta attorno a 75 decibel, quindi ci siamo. E ovviamente nella parte più bassa indica anche il tipo di ambiente nel quale ci troviamo. La fotocamera si vede molto bene, quindi in questo modo abbiamo già la visione notturna perché ho fatto alcune riprese con questo tipo di visione. Vediamo però di scattare un paio di fotografie. Utilizziamo Batman come soggetto. Allora, questi sono i comandi che ci permettono di cambiare tipo di telecamera. Questa è la telecamera principale, questa invece è quella da 8 megapixel che è grandangolare, perde un poco di qualità nella fotografia, però abbiamo la possibilità di inquadrare un angolo più ampio, quindi riprendere ciò che effettivamente con una ripresa normale non rientrerebbe nell'inquadratura. Quindi facciamo una fotografia. Ok, ho zoomato quasi a 2x, quindi uno zoom digitale. Facciamo un primo piano. Ok, e guardiamo la foto che ho ottenuto. Come vedete si vedono pure le piegoline minuscole della plastica, quindi una foto fatta bene. Anche i colori, considerate che ho utilizzato il flash, quindi ha schiarito tantissimo, mi piacciono, e mi piace anche la sfocatura nella parte posteriore, quindi come vedete questa pinza nella parte alta ha una bella sfocatura che stacca il soggetto dallo sfondo e lo rende praticamente un vero e proprio ritratto. Poi abbiamo alcune funzioni, bellezza, night, che non è la modalità notte, ma dà un'esposizione più lunga, dà delle impostazioni per poter scattare delle fotografie quando c'è poca luce. Però in queste condizioni ovviamente il soggetto deve essere fermo, altrimenti possono esserci dei movimenti indesiderati, perché il soggetto verrebbe proprio impresso sul sensore mentre si muove. Abbiamo anche la modalità HDR, più altre funzioni, quindi modalità Pro che ci permette di modificare gli ISO e tante altre impostazioni, modalità ritratto, GIF, abbiamo la modalità panorama, la modalità che applica il filtro in bianco e nero, e poi la lettura dei codici QR. Questa invece è la modalità video. Adesso guardiamo la visione notturna, facciamo una ripresa qua all'interno del mio laboratorio, spegnerò tutte le luci, dopodiché vi parlerò delle caratteristiche, ma voglio farvi vedere anche alcune foto e alcuni video che ho scattato in un'area bimbi di sera, quindi con luce artificiale, che è quella che mette più in difficoltà le riprese, perché il sensore deve adattarsi a diversi tipi di luminosità, quindi bilanciamento del bianco, e soprattutto deve compensare la mancanza di luce. E allora guardiamo quindi questa modalità notturna. Utilizzeremo sempre Batman come soggetto. Come vedete con la modalità immagine normale non riusciamo a vedere nulla, e nemmeno con la modalità video, ma se utilizziamo la modalità Night Vision compare il nostro amico Batman. Scusate, non riesco a premere bene. Ok, compare il nostro amico Batman e riusciamo a vedere tutto per bene, sia di fronte. Riusciamo anche a fare dei video, perché abbiamo la possibilità di utilizzare sia la fotografia che il video. Questo ci permette anche di percorrere tragitti al buio senza dover utilizzare delle torce, perché in questo modo riusciamo a vedere tutto ciò che abbiamo davanti all'obiettivo, quindi scansare ostacoli, o se stiamo cercando qualcosa al buio riusciamo a vedere, quindi riusciamo a prendere ciò che ci serve senza dover utilizzare alcun tipo di torcia. C'è una differenza abissale, praticamente così non si vede letteralmente nulla e così compare la nostra immagine. Ok, bravo Batman, chi te lo avrebbe mai detto che saresti apparso in qualche video. Comunque simpatico, perché anche questo cassettino che ci permette di posizionare all'interno accessori, SIM, memory card eccetera. La testa snodabile si può mettere anche all'interno della macchina, ci fa compagnia con le strade dissestate che abbiamo in Italia e muove la testa. Parliamo anche delle caratteristiche tecniche di questo telefonino. Quindi ha un display da 6,3 pollici che ci permette di vedere molto bene, perché il display comunque come vedete è luminosissimo. Guardiamo anche le caratteristiche tecniche però delle fotocamere. Vi ho detto che quella principale ha 64 megapixel e abbiamo questa fotocamera che ci permette di fare selfie. Il processore è un MediaTek Helio P90 e la memoria è da 8 GB, quindi molto potente, con 256 GB di
di archiviazione già installati, espandibili tramite micro SD. La batteria è da ben 12.000 mAh e ragazzi, considerate che questa batteria era a metà della sua carica mercoledì scorso. Oggi è sabato, quindi abbiamo ancora un quarto di batteria. L'ho utilizzato per guardare qualche video e ancora continua a resistere, quindi una batteria che dura parecchio. Il sistema operativo è Android 12 ed essendo un telefonino di ultima generazione ovviamente ha il Bluetooth 4.0 e il Wi-Fi, il viva voce, il lettore MP3, la radio, la connettività NCF, il lettore di impronte digitali, come abbiamo visto anche lo sblocco tramite il riconoscimento facciale. È impermeabile, indistruttibile perché già di per sé è robusto e con la cover è ulteriormente robusto. Quindi un telefonino davvero valido ed è disponibile con più colorazioni, attualmente in nero e con un colore arancio particolare. Adesso guardiamo quindi i video e le foto che ho realizzato. Oltre a quelli che ho realizzato ora davanti a voi, come vi dicevo, ne ho realizzato qualcuno nell'area bimbi. È un'area bimbi nella quale si può anche mangiare. Quindi prima vi faccio vedere i dettagli. Quindi ho fotografato questa focaccia e sono riuscito a fotografare i granellini di spezie. Ragazzi, guardate qua. Che spettacolo, si vedono benissimo. Considerate che è una minima parte di tutta la fotografia, quindi ha zoomato davvero molto bene, ha una bella definizione. Ho fotografato anche questa arancina, non arancino ma arancina. Guardate tutti i granelli della panatura, pure questi si vedono molto bene. Anche la schiuma della birra, queste sono le bollicine, qua non ha messo a fuoco benissimo, però comunque la definizione è molto alta. E tra l'altro pure un video mentre versavo la Coca-Cola nel bicchiere per farvi vedere i dettagli, come riesce a riprendere per bene. Abbasso il volume perché dà fastidio, ma guardate tutte le bollicine, però guardate, vi faccio rivedere i dettagli e la definizione. Voglio farvi vedere anche un paio di foto, questa è senza flash, di mio figlio che insisteva perché voleva la pallina rimbalzante che poi io ho comprato. E queste sono altre fotografie sempre di mio figlio. Questa è un po' mossa, come vi dicevo, utilizzando la modalità notte. Quello che è in movimento ovviamente verrà mosso. Poi vediamo per esempio questo video. Allora, questo video con mio figlio, queste sono luci artificiali, non sto utilizzando alcun tipo di illuminazione anche perché sto utilizzando la fotocamera frontale e come vedete anche muovendomi, passando da zone in ombra a zone luminose, comunque si vede molto bene. Qua eravamo un pochettino più in ombra, ma anche qua si vede bene, quindi sia di giorno che di notte obiettivamente i video vengono bene. Non ci sono bug, non ci sono momenti in cui il video si ferma, è tutto fluidissimo. Ma guardiamo anche la velocità nel gioco. Ho dimenticato che dovevo alzare il volume. Vediamo quindi come si comporta, ragazzi. Già vi anticipo, ma riuscite a vederlo. La qualità, la grafica è davvero eccezionale. Ok, tocca per continuare. Vediamo come va. Ragazzi, la grafica del display è eccezionale, davvero si vedono tutti i dettagli. Mi sto concentrando nel guardare i dettagli e mi sto deconcentrando dalla gara, ma tanto non sono bravo, quindi cambierebbe pochissimo. Si vedono un po' scuri i colori perché questo giro in pista simula un giro notturno, quindi non potremo vederlo con i colori brillanti, però il volume comunque si sente bene. E il telefonino risponde bene. Ora l'ho abbassato perché dà un po' di fastidio. Comunque come vedete risponde benissimo anche nei giochi promosso. E allora ragazzi, quindi cosa dire del telefono ispirato a me? Ragazzi, questo Doge S89 Pro ispirato a Batman, effettivamente, a parte l'estetica che è piacevole, ma di per sé come telefono funziona davvero bene. Su Doge, ragazzi, non dovete mai avere dubbi. Sono dei telefoni molto validi. Io prima di farvi conoscere un telefono li provo, li testo, mi assicuro che vadano bene. Doge finora mi ha sempre dato soddisfazioni per quanto riguarda le prestazioni, la qualità costruttiva, per quanto riguarda la resistenza eccetera. Ne ho comprato una a mia figlia non rugged, che utilizza regolarmente come telefonino
e devo dire che obiettivamente mi sto trovando bene. Quindi dei telefonini robusti, fatti bene, curati esteticamente, con tante funzioni, è indistruttibile, quindi si può portare anche in cantiere, ma va benissimo anche per un ragazzo o una ragazza a cui piace questo stile di telefono. Vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere cliccando sul tastino mi piace e commentando qua giù. Iscrivetevi anche al canale e cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!